Maresciallo d'Italia, viceré d'Etiopia, governatore della Libia. Per alcuni un eroe della patria, un soldato che ha dedicato la vita alla gloria dell'impero italiano. Un uomo celebrato, onorato, che si dice sia diventato il più giovane colonnello nella storia d'Italia. Ma dietro le medaglie si nascondeva un'altra verità, quella dell'autore di azioni condannabili, del macellaio del Fezzan. L'uomo che ordinò l'uso di sostanze proibite contro i civili, che pianificò azioni di massa e che creò campi di reclusione dove decine di migliaia di persone morirono a causa delle condizioni estreme. Come ha fatto l'Italia a dimenticare questa seconda terrificante faccia di Rodolfo Graziani? Come è stato possibile che per decenni la sua storia sia stata nascosta, minimizzata, quasi cancellata, al punto da dedicargli un monumento pubblico, pur essendo stato inserito dalla Commissione per le trasgressioni di guerra delle Nazioni Unite in una lista di individui da processare? Per capirlo, dobbiamo fare un passo indietro e raccontare una storia che molti, per troppo tempo, hanno preferito non ascoltare. Una storia di conflitti, ma soprattutto di rimozione. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Rodolfo Graziani non era un personaggio secondario del fascismo. Era il suo braccio armato, l'esecutore più fedele e determinato della volontà imperiale di Mussolini. Nato nel 1882 a Filettino da una famiglia borghese, scelse la carriera militare con una determinazione feroce. Si distinse subito per la sua ambizione e per una visione della guerra che non badava a spese, né in termini di mezzi, né in termini di vite umane. La sua ascesa fu vertiginosa, prima la Grande Guerra, poi l'adesione al fascismo. Ma fu nelle colonie africane che Graziani trovò il suo vero palcoscenico, il luogo dove la sua determinazione poteva esprimersi senza freni, lontano dagli occhi dell'Europa. La sua carriera è un percorso diviso in 3 atti complessi: la Libia, l'Etiopia e infine la Repubblica Sociale Italiana. Ognuno di questi capitoli ha lasciato una scia di eventi negativi che l'Italia, nel dopoguerra, ha cercato in ogni modo di insabbiare. Per capire perché, dobbiamo prima guardare in faccia la realtà dei fatti. Il primo grande banco di prova per la condotta di Graziani fu la Libia. All'inizio degli anni '20 il controllo italiano sulla colonia era debole. Nell'interno, la resistenza guidata dal leggendario Omar al-Mukhtar teneva in scacco le truppe italiane. Il fascismo non poteva tollerare questa umiliazione, serviva una riconquista e Graziani era l'uomo perfetto per quel lavoro. Arrivato in Libia, respinse subito le tattiche tradizionali, giudicate troppo lente. La sua strategia era semplice e terrificante. Non bastava occupare il territorio, bisognava indebolire il nemico e per farlo era necessario colpire la popolazione civile che lo sosteneva. L'obiettivo, come scrisse il governatore Badoglio, doveva essere perseguito anche se avesse dovuto perire tutta la popolazione della Cirenaica. Fu così che Graziani si guadagnò il suo primo terribile soprannome, il macellaio del Fezzan. Le sue colonne mobili penetravano nel deserto non solo per combattere, ma per rendere inabitabile il territorio. Il bestiame veniva sterminato, i raccolti bruciati, i pozzi d'acqua sigillati. Ma il culmine fu raggiunto con la creazione dei campi di reclusione. Tra il 1930 e il 1933 circa 100.000 civili, in gran parte donne, bambini e anziani, furono deportati in marce forzate di centinaia di chilometri nel deserto, verso i campi sulla costa. Molti morirono durante il tragitto. Chi sopravviveva finiva in uno dei 16 lager, come quelli di Soluk o El Agheila. Le condizioni erano difficili. La propaganda li descriveva come luoghi puliti, ma la realtà era un inferno di fame, malattie e sovraffollamento. In alcuni campi c'era un solo medico per 30.000 internati. Le esecuzioni erano all'ordine del giorno, le torture brutali, persone sepolte vive nella sabbia con la sola testa fuori, violenze, fustigazioni. Alla fine le stime parlano di almeno 40.000 morti, ma alcuni storici arrivano a contarne fino a 70.000. Un evento grave dimenticato. La pacificazione si concluse con la cattura e l'impiccagione di Omar al-Mukhtar nel 1931, davanti a 20.000 deportati costretti ad assistere. Per il regime, Graziani era un eroe, per la Libia un personaggio dalla condotta molto discussa.
E questo era solo l'inizio. Nel 1935 Mussolini decise di conquistare l'Etiopia. Graziani fu nominato comandante del fronte sud. La guerra fu condotta, ancora una volta, senza alcuna regola. Su ordine diretto di Mussolini, Graziani e Badoglio fecero un uso sistematico di sostanze chimiche, in particolare l'iprite, il gas mostarda. Le bombe venivano sganciate non solo sulle linee nemiche, ma anche su villaggi, fiumi e pascoli, per contaminare l'acqua e sterminare il bestiame. L'iprite provoca ustioni terribili, cecità e una morte lenta e complessa. Le vittime furono migliaia, per lo più civili. L'Italia ha negato tutto per decenni, ammettendo l'uso dei gas solo nel 1996. Dopo la conquista di Addis Abeba, Graziani divenne viceré d'Etiopia. Il suo governo fu una tirannia, ma la violenza esplose in modo apocalittico il 19 febbraio del 1937, una data che in Etiopia è ricordata come Yekatit 12. Quel giorno 2 giovani eritrei lanciarono delle bombe contro di lui durante una cerimonia. Graziani sopravvisse, ma la sua vendetta fu immediata e spietata. Per 3 giorni Addis Abeba fu teatro di un evento tragico. Militari, camicie nere e persino civili italiani si scatenarono in una caccia all'uomo. Chiunque avesse la pelle scura era un bersaglio. La gente veniva colpita, ferita o bruciata viva nelle proprie case. Le stime più prudenti parlano di 3.000-4.000 morti, ma ricerche recenti arrivano a quasi 20.000 vittime. Fu un pogrom in piena regola, una delle pagine più vergognose del colonialismo italiano. Ma non era finita. Convinto che la Chiesa copta fosse coinvolta, Graziani ordinò un altro evento drammatico. Nel maggio del 1937 le truppe circondarono il monastero di Debra Libanos, un luogo sacro. Per giorni tutti i monaci, i diaconi e i pellegrini furono sistematicamente trucidati. Le stime delle vittime variano da 450 a quasi 2000. Al termine dell'operazione, il generale responsabile inviò a Graziani un telegramma di 2 gelide parole: liquidazione completa. Dopo la campagna d'Africa, la carriera di Graziani ebbe un crollo, ma tornò alla ribalta dopo l'8 settembre del 1943. Mentre il re fuggiva, Graziani scelse di restare al fianco di Mussolini e dell'alleato nazista. Divenne ministro della difesa della Repubblica Sociale Italiana, lo stato fantoccio di Hitler nel nord Italia. In questo ruolo fu uno dei maggiori responsabili degli scontri civili. Firmò i bandi di reclutamento che minacciavano di morte i giovani che si rifiutavano di arruolarsi per combattere contro gli alleati e i partigiani. Le sue forze armate collaborarono con le SS nelle repressioni e nei rastrellamenti, macchiandosi di altre azioni riprovevoli, questa volta contro altri italiani. La sua difesa al processo fu sempre la stessa: aveva agito per amor di patria e per senso dell'onore. Una giustificazione che faceva a pugni con le sue azioni. Finita la guerra, il destino di Graziani sembrava segnato. L'Etiopia ne chiese l'estradizione e la Commissione per le trasgressioni di guerra dell'ONU lo inserì al primo posto nella lista degli autori di azioni deprecabili italiani. Eppure, Graziani non fu mai processato per quei fatti, non ci fu mai una Norimberga italiana. Perché? La risposta è un mix di calcolo politico e una deliberata volontà nazionale di autoassoluzione. Con l'inizio della Guerra Fredda, l'Italia divenne un alleato strategico contro il comunismo. Gli alleati non avevano alcun interesse a destabilizzare il nuovo governo, costringendolo a fare i conti col passato fascista. Processare gli autori di azioni deprecabili avrebbe significato mettere in discussione la continuità dello Stato, pieno di figure compromesse con il regime. L'Italia, dal canto suo, giocò le sue carte. Si presentò come vittima del fascismo, più che come aggressore. E in un tacito accordo rinunciò a processare gli autori di azioni deprecabili tedeschi responsabili di eventi come Marzabotto, in cambio dell'impunità per i propri. I fascicoli finirono in un armadio della vergogna, nascosti per decenni. Graziani fu infine processato in Italia, ma solo per collaborazionismo con i tedeschi. Non per la Libia o l'Etiopia. Il processo fu una formalità. Condannato a 19 anni, ne scontò solo 4 mesi prima di uscire per amnistia. Era un uomo libero. Questo colpo di spugna fu accompagnato da una grande operazione culturale,
la costruzione del mito degli italiani brava gente, una narrazione che dipingeva il nostro colonialismo come più umano, quasi bonario. Si parlava delle strade e degli ospedali costruiti, omettendo i campi di reclusione, le sostanze proibite e gli eventi tragici. Un mito confortante che ha permeato la cultura e persino i libri di testo per generazioni, creando un'amnesia collettiva. Rodolfo Graziani morì nel suo letto nel 1955. Dopo la prigione si dedicò alla politica, diventando presidente onorario del Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista. La sua storia, però, non finisce con la sua morte. La rimozione delle sue colpe proietta la sua ombra lunga sulla Repubblica. Il simbolo più evidente è il mausoleo che il comune di Affile, suo paese d'origine, gli ha dedicato nel 2012. Un monumento, costruito con fondi pubblici, che lo celebra come soldato e uomo d'onore, scatenando polemiche internazionali. Quel monumento è ancora lì, a testimoniare una ferita mai richiusa. È il simbolo di un paese che non ha mai veramente fatto i conti con i propri fantasmi. La storia di Rodolfo Graziani non è solo la biografia di un individuo dalla condotta discutibile. È la storia di come una nazione intera possa scegliere di dimenticare. Di come la ragion di Stato e la costruzione di un'identità nazionale di comodo possano prevalere sulla verità e sulla giustizia per le vittime. Questa è una storia complessa e che pesa sulla memoria del nostro paese. Voi conoscevate la storia di Graziani e degli eventi del colonialismo italiano? Lasciate un commento qui sotto, perché discutere è il primo passo per non dimenticare. E se volete supportare altri approfondimenti storici come questo, iscrivetevi al canale. Un paese che non affronta le pagine più buie del proprio passato è un paese con una memoria fragile. Chiedersi perché un autore di azioni deprecabili sia stato rimosso e persino celebrato non è un semplice esercizio di stile. È una domanda fondamentale per la salute di una democrazia, perché solo una memoria completa e onesta può costruire un futuro veramente migliore.